Salve a tutti amici di Arcanum. È da molto tempo che non ci vediamo. La produzione di nuovi video si è interrotta per problemi interni al nostro team, ma oggi, finalmente, torniamo di nuovo su YouTube accompagnati dalla voce di un nuovo membro del canale. Lasciate che mi presenti, mi chiamo Ludovica ed oggi sarò il timbro narrante delle vicende che selezioniamo accuratamente ed esclusivamente per voi. Il caso di oggi tratta della vita di Robert Johnson, una delle più grandi leggende della musica blues. Onorato da numerosi musicisti come Bob Dylan, i Rolling Stones e Jimi Hendrix, la sua storia ha inizio nel caldo Mississippi l'8 maggio 1911 a Hazelhurst. Egli nacque da un amore illegittimo tra Noah Johnson e Julia Dodds. Quest'ultima era già sposata con Charles Dodds, un ricco proprietario terriero dal quale ebbe altri 10 figli. L'infanzia di Robert, nonostante fosse frutto di un'avventura sentimentale, trascorse abbastanza serena, caratterizzata dalla vita nella cittadina di Memphis. Robert poté ricevere, grazie al nuovo contesto urbano della zona, un'educazione scolastica adeguata alla Carnes Avenue College School e soprattutto poté acquisire e coltivare il suo amore per la musica blues, che, da passione, divenne il fulcro della sua vita, un faro nei momenti terribili che avrebbero attraversato la travagliata esistenza del giovane. Ma prima di parlare di ciò è necessario sottolineare le abilità musicali di Johnson, perché proprio da queste ha origine la sua leggenda. All'inizio della sua carriera e durante la sua giovinezza, molti cantanti blues suoi contemporanei lo ritrassero come un discreto armonicista ma pessimo con la chitarra. Un esempio è la descrizione che fece Son House su di lui. Ricordo Johnson come un ragazzino, che era un armonicista competente ma un chitarrista imbarazzante. Ritornando alla vita di Robert, egli si sposò nel 1929 con la sedicenne Virginia Travis. Ma la loro storia fu breve. Virginia morì partorendo, inghiottita dalla morte insieme al suo bambino. Robert ne uscì distrutto. In seguito alla scomparsa della moglie divenne un forte bevitore e donnaiolo e iniziò a vagare tra le città del Mississippi come se stesse sfuggendo da qualcosa o qualcuno. Proprio in quel periodo, infatti, le fonti riportano l'avvenire della sua leggenda. Robert, dopo un anno passato errando, tornò a Robinsonville, città dove si trasferì con la defunta moglie. I suoi concittadini furono sconcertati quando, impugnata la sua chitarra, Johnson iniziò a suonare con un'eleganza e una maestria senza precedenti. Cos'era accaduto a Robert? Com'era possibile che un uomo totalmente inadatto a suonare la chitarra riuscisse a padroneggiarla raggiungendo i livelli dei più grandi musicisti? Risponde a queste domande la sua leggenda, confermata più volte da Johnson stesso nelle sue canzoni, che narra di come una notte, durante il suo vagabondaggio in seguito alla morte della moglie, incontrò in un incrocio nei pressi di Dockery Plantation il diavolo in persona a mezzanotte in punto. Il demonio, descritto come un uomo nero, alto e robusto, si avvicinò a Robert e, senza dire una parola, prese la sua chitarra tra le mani. La accordò, la provò suonando un paio di canzoni e la restituì a Johnson, insieme alla capacità di saper suonare magistralmente. Esiste però una variante della leggenda che narra che piuttosto che incontrare il diavolo, Robert incontrò un suo emissario. Stiamo parlando di Isaiah Zimmerman, un musicista controverso con scarse informazioni biografiche. Si racconta che egli acquisì il suo straordinario talento suonando nel pieno della notte, seduto sulle bare dei cimiteri. Al di là della leggenda, l'incredibile capacità musicale di Robert Johnson finì nella tragica notte del 16 agosto 1938, a soli 27 anni. Anche la sua morte, come fu la sua vita, è contornata dal mistero. Il certificato del decesso infatti non attribuisce il trapasso ad alcuna causa specifica. Abbiamo però delle testimonianze, anche se del tutto incerte, sulla sua scomparsa, pronunciate da Sonny Williamson e David Edwards. I due raccontano di come Johnson, la notte del 13 agosto, stesse suonando con loro al Three Forks, un locale nei pressi di Greenwood, dove i tre si esibivano ormai da alcune settimane ogni sabato sera. I due evidenziano la chiara storia passionale che Johnson ebbe con la moglie del gestore del locale, il quale, durante la serata del 13 agosto, per vendicarsi, servì a Robert una bottiglia di whisky avvelenata.
Il chitarrista, incurante delle preoccupazioni da parte di Sonny Boy, che aveva notato la bottiglia senza tappo e temeva fosse avvelenata, iniziò a bere. Il giovane, dopo poche ore, dovette fermarsi per via dei primi sintomi di dispersione causati dal veleno, che lo uccisero il martedì successivo. La storia di Robert Johnson, nonostante la tristezza e il dramma causato dalla morte della giovane moglie, del neonato primogenito e della spirale autodistruttiva in cui l'artista piombò, rappresenta la capacità di un uomo di riuscire a risollevarsi, seppur parzialmente, da un destino che gli tolse l'amore per la donna e il figlio che amava e tentò di negargli anche la passione per la propria vocazione senza successo. Fu anzi quest'ultima, la musica, che come in numerose altre storie lo salvò, pur secondo alcuni a discapito della propria anima. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e commenta con la tua opinione sul caso. Alla prossima!